Ciao ragazzi, bentornati ad un nuovo video sul nostro canale Our Eyes Your Eyes. Prima di tutto volevo ringraziarvi perché la prima parte di questo ciclo di video per Halloween è andato molto bene. Grazie ancora. Oggi siamo qui per la seconda parte con altre 12 storie, altre 12 leggende metropolitane che sono famosissime qui in Giappone. Prima di cominciare volevo ricordarvi di iscrivervi al nostro canale e di cliccare sulla campanellina che trovate subito dopo aver schiacciato il tasto iscriviti, perché così sarà molto più facile per voi sapere quando noi pubblicheremo nuovi video. Ma ora è il momento di cominciare. La prima storia che voglio raccontarvi si chiama La maledizione della stanza rossa. Questa storia comincia con una pubblicità che ha a che fare con un pop-up. Sicuramente anche voi avrete visto dei pop-up sul vostro computer, sullo schermo del vostro computer. Ebbene, questo pop-up è un po' particolare perché prima di tutto è rosso. Seconda cosa, la prima cosa che vi chiede è: ti piace la stanza rossa? Due ragazzi sentirono parlare di questa storia e un giorno uno dei due tornò a casa per saperne di più. Così si mise davanti ad un computer e cominciò a cercare, però i risultati furono nulli. Non c'era nessun tipo di notizia a riguardo. Così andò avanti a cercare le cose che più gli piacevano, senza dare alcuna importanza a questa notizia fasulla. Ma ad un certo punto sul suo computer comparve un pop-up rosso. Cominciò a spaventarsi, ovviamente, chiunque penso che si spaventerebbe. Ma la domanda non era: ti piace la stanza rossa? Semplicemente era: ti piace? Immediatamente lui cercò di chiudere questo pop-up. Ma il problema è che qualora voi chiudeste questo pop-up, ne ricomparirebbero altri 100, quindi non è la soluzione migliore, anche perché vedrete che il risultato finale sarà ancora più macabro. Comunque, lui continuò a premere il tasto cancella, eppure questo pop-up continuava a ricomparire. E mentre ricompariva c'era una voce strana di una bambina che leggeva la domanda stessa, soltanto che più si andava avanti e più questo pop-up cambiava domanda e diceva: ti piace il rosso? E poi questa cosa diventava: ti piace la stanza rossa? Ovviamente il ragazzo continuava a premere cancella, ma i suoi tentativi furono vani. La voce della bambina, che continuava a ripetere la domanda, cambiò assolutamente voce, diventò una voce quasi demoniaca, possiamo dire. Ma ad un certo punto successe qualcosa di inaspettato, perché lo schermo del computer divenne nero. Successivamente comparì una lista di nomi e alla fine di questa lista c'era anche il nome del suo migliore amico, lo stesso ragazzo con cui aveva cominciato questo tipo di indagini, vi ricordate? Nel mentre stava leggendo questa lista, dietro di sé cominciò a sentire una presenza. E diciamo che potete immaginare il finale, ovvero questa presenza lo fece fuori. Il giorno successivo a scuola tutti parlavano di questo caso, soprattutto del fatto che le pareti della stanza di questo ragazzo erano tutte imbrattate di rosso. Quindi ragazzi, la cosa che dovreste fare è cercare di non chiudere il pop-up, o comunque cercare di non chiudere quello che vi compare sullo schermo, ma io vi do sempre questi miei soliti consigli. Non provate ad indagare troppo, perché potreste incamminarvi nella direzione sbagliata. La seconda leggenda che vi voglio raccontare si chiama Satoru-kun. Satoru-kun è lo spirito di un ragazzo, uno spirito molto particolare perché lui sa tutto. Solitamente le persone amano porsi strane domande. Alcune di esse vogliono sapere quando moriranno, altre vorrebbero sapere: troverò mai il ragazzo? Satoru-kun può dirvi tutto perché lui sa tutto del presente, del passato, ma soprattutto del futuro. La leggenda dice che per contattare Satoru-kun vi servono 3 cose. Primo fra tutti vi servono delle monete. Seconda cosa, vi serve un telefono pubblico. Sapete, qui in Giappone sono di colore verde, non so se li avete mai visti. Terza cosa, vi serve il vostro cellulare. Quindi, come contattare Satoru-kun? È abbastanza semplice. La cosa da fare è andare nella cabina di un telefono pubblico, inserire le monete e successivamente comporre il numero del vostro telefono cellulare.
Avete capito bene? È un po' come chiamare se stessi. Strano, non è vero? Non appena comincia la chiamata non sentirete assolutamente nulla, ma la cosa che dovete fare è invocare Satoru-kun. E il modo per farlo è dire queste frasi. La prima frase è Satoru-kun, Satoru-kun, ti prego di venire qui. La seconda frase è Satoru-kun, Satoru-kun, ti prego di farti vedere. La terza e ultima frase è Satoru-kun, Satoru-kun, rispondimi se ci sei. Non appena avete pronunciato queste 3 frasi, dovete riagganciare il telefono immediatamente. E il secondo step successivo è quello di spegnere il vostro cellulare. Avete capito bene? Non dovete tenerlo acceso. Entro le 24 ore Satoru-kun dovrebbe darvi una risposta. Ma come fa se il vostro cellulare è spento? Ah, nessun problema, perché Satoru-kun è uno spirito, quindi può contattarvi comunque lui voglia. Quindi dovrete ricevere 3 telefonate, esattamente come le 3 frasi che avete pronunciato per invocarlo. La prima telefonata vi dirà dove lui si trova e voi dovete raggiungerlo immediatamente. La seconda telefonata che vi arriverà, lui vi farà sapere che è poco distante da voi. La terza e ultima telefonata si troverà esattamente dietro le vostre spalle, ma non dovete essere tentati a girarvi, a toccarlo o comunque cercare di capire se lui c'è per davvero, perché lui c'è. Quarta cosa, dovete immediatamente fare la vostra domanda. Deve essere una domanda schietta, diretta, senza balbettii vari. Ovviamente, se voi rispetterete tutto il procedimento che vi ho appena detto, Satoru-kun vi risponderà e voi avreste salva la vostra vita. Altrimenti, qualora provaste a girarvi o comunque non seguiste tutto il procedimento in modo corretto, Satoru-kun vi trascinerebbe all'inferno insieme a lui. Io direi che è meglio non tentare. La terza storia che voglio raccontarvi si chiama Hanako-san. Dovete sapere che qui in Giappone questa leggenda è molto famosa, specialmente tra gli studenti delle scuole elementari. Andiamo a vedere di che si tratta. Hanako-san è lo spirito di una ragazza. Semplicemente lei si trova nei bagni pubblici. Scusate, qui non stiamo parlando di Akamanto seconda parte, ma comunque andiamo avanti perché sempre di bagni pubblici si tratta. Voi lo potete trovare nei bagni pubblici delle sole ragazze, quindi voi maschi siete salvi. Si dice che Hanako-san si trovi nella terza cabina del bagno del terzo piano di ogni scuola elementare e solitamente per mettersi in contatto con lei o farle comunque è semplicemente una domanda basta bussare alla terza cabina del terzo piano di una scuola elementare e lei vi risponderà. Però dipende da come voi le fate la domanda, perché se siete rudi anche lei si comporterà in modo rude con voi, altrimenti se siete gentili non c'è nessun problema. C'è da dire una cosa, lo spirito di Hanako-san è lo spirito di una ragazza che probabilmente è vissuta durante la seconda guerra mondiale e che quindi ovviamente non è sopravvissuta e cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con i suoi coetanei. Un'altra opzione, anche se è un po' più macabra, è che Hanako-san sia lo spirito di una ragazza che si è voluta suicidare tempo fa. In ogni caso non è che sia una storia molto carina, però forse è quella più tenera rispetto a tutte le altre che dovranno ancora arrivare. La prossima storia che voglio raccontarvi riguarda uno spot pubblicitario. Infatti si chiama Lo spot maledetto della Kleenex. Dovete sapere che nel 1980, qui in Giappone, ci fu alla televisione uno spot della Kleenex. Penso che tutti voi sappiate che la Kleenex è un'azienda che produce fazzoletti di carta. Ma il problema non è questo, è proprio lo spot pubblicitario. Andiamo ad analizzarlo. Nello spot ci sono 2 persone, una donna e un bambino. La donna è vestita con una toga bianca, mentre il bambino porta una maschera che rappresenta un demone giapponese, un mostro comunque, quindi insomma siamo lì. Voi direte, qual è il problema? Forse perché l'angelo versus il diavolo? No, non è soltanto questo. Dopo la messa in onda di questo spot pubblicitario, un sacco di persone cominciarono a lamentarsi. Il motivo non era tanto, per l'appunto, la simbologia, ma la musica. La canzone presente in questo spot pubblicitario era
It's a Fine Day di Jane Barton. Ma questa canzone, diciamo che alle persone ricordava un'altra canzone, una canzone folcloristica di derivazione tedesca, che però all'interno aveva una maledizione. Quindi un po' si diceva che coloro che guardavano questo spot ricevevano questa maledizione in diretta. Ma il caso non finisce qui, perché subito dopo che lo spot fu ritirato, visto le tante lamentele, i problemi non finirono, perché la leggenda dice che i protagonisti di questo spot ebbero tutti dei malori o comunque non fecero una buona fine. Si dice che alcuni scenografi che fecero parte di questo spot pubblicitario morirono improvvisamente di morte sconosciuta. L'attrice protagonista, che era la donna vestita con la toga bianca, si diceva che avesse partorito un bambino demone. Terzo ed ultimo fatto, il bambino che aveva la maschera di questo mostro nello spot pubblicitario scomparve. Secondo voi che fine ha fatto? E soprattutto, voi cosa ne pensate di questo spot? Attenzione, è meglio che voi non andiate a guardarlo, perché se seguite quello che dice la leggenda, la maledizione potrebbe cadere anche su di voi. Attenti. Quinta storia. Questa leggenda è un po' particolare perché parliamo di sogni e il titolo di questa leggenda si chiama Dream School. Non so se ne avete sentito parlare, ma sicuramente nella vostra vita avrete fatto dei sogni ricorrenti. Ebbene sì, qui stiamo parlando di un ragazzo che si chiama Kay. Questo ragazzo vive all'interno del suo sogno ricorrente e non riesce più ad uscirne. Ma andiamo per gradi. Questo ragazzo, prima di tutto, nel suo sogno ricorrente si trova in una scuola che non ha mai visto in vita sua. Siamo di notte, figuriamoci se siamo di giorno, e lui continua a vagare all'interno di questa scuola, continua a cercare una via d'uscita senza avere alcun risultato. Prova a salire le scale ed andare al piano superiore, ma poi si ritrova ancora al piano inferiore. Entra nella sala di economia, entra nella sala d'arte, però c'è un particolare: tutte le volte che lui corre per trovare una via d'uscita sente dei passi dietro alle sue spalle, come se qualcuno lo rincorresse. Successivamente trova un'uscita di emergenza, ma il problema è che la porta non si apre, è blindata, e l'unica chiave che gli serviva per poterla aprire si trovava in uno scrigno che c'era vicino alla porta, ma il problema è che la chiave non c'è. All'interno di questo scrigno però c'è un indizio: deve andare nella stanza 108. Allora lui cerca di andare in tutti i modi, ma una volta che si ritrova all'interno di questa stanza, i problemi non finiscono qui. Cerca di trovare la chiave in ogni dove, ribalta ogni banco, ogni cartella, qualsiasi cosa, pur di trovare quella benedetta chiave che può salvargli la vita. I passi, come vi dicevo prima, continuano incessantemente fino ad un certo punto, quando si fermano. Il ragazzo decide quindi di uscire dall'altra porta dell'aula, perché come sapete nelle aule giapponesi c'è una porta da questa parte e una porta dalla parte opposta. Ora Kay si trova qui e cerca di aprire la porta per ritornare nel corridoio, ma quello che vede non è un bello spettacolo, perché una volta che apre questa porta vede l'inferno, ovvero vede gli studenti della sua stessa età che hanno le braccia e le gambe mozzate. E qui direte, sì, come un tipico film horror, ma non è finita qui, perché nonostante tutto il sangue per terra e sulle pareti della scuola, i corpi di questi studenti danzano, come se fosse la danza della morte, una cosa del genere, o la danza infernale, come volete chiamarla. Bene, la storia finisce qui, ma è inutile che vi dica che Kay purtroppo non esce da questa scuola, e si dice che questo ragazzo è ancora prigioniero del suo stesso sogno ricorrente. Mi duole dirvi che dovreste dimenticarvi di questa leggenda entro una settimana, altrimenti sarete costretti a rimanere anche voi imprigionati nel vostro stesso sogno ricorrente, sempre se ne avete uno. La sesta leggenda in questione si chiama Passeggero fatale. Questa è una storia molto breve, non c'è molto da dire se non che c'è un tassista. E voi direte, ah sì, il tassista maledetto. Questo tassista è diverso, perché è un uomo che semplicemente fa il suo lavoro, soltanto che
i suoi turni sono di notte. Ad un certo punto il tassista viaggia nella sua macchina e si ferma perché c'è un nuovo passeggero. Sale all'interno del taxi e gli dice una direzione. Nessun problema, il tassista comincia la sua rotta, ma ad un certo punto non ha capito bene di che direzione si tratta, quindi si gira un'altra volta per parlare con questo passeggero e il passeggero gli dà nuove istruzioni, solo che questo tassista non ha mai sentito parlare di questo posto. Il tassista procede secondo le indicazioni di questo passeggero fino a quando non si ritrova nel bel mezzo del nulla. Ma non è ancora arrivato e non sa neanche dove andare. Quindi si rigira per parlare con il passeggero, ma il passeggero non c'è più. E il problema è che il tassista non può più tornare indietro perché non è mai stato in quella zona. Non ci sono indicazioni, non ci sono autostrade o strade che riconducano a posti che lui conosce, semplicemente lui si è smarrito. Vorrei parlare a tutti i tassisti, mi raccomando, il vostro è un lavoro faticoso, però di notte siate prudenti. Ma ora passiamo alla settima leggenda. La leggenda in questione si intitola La casa degli Himuro. Gli Himuro vivono nella periferia di Tokyo, quindi vi do già un indizio, non so se volete andare a cercare. Questa famiglia è molto particolare perché è solita praticare dei riti shintoisti per scacciare gli spiriti maligni. Voi direte, non è tanto una cosa negativa, no? Il problema è che per praticare questi riti shintoisti loro devono sacrificare giovani ragazze. Questo rito deve essere fatto ogni 50 anni. Voi pensate, devono rapire, una ragazza, e si dice che loro rapiscano giovani ragazze proprio davanti ai templi shintoisti, e quindi degli shrine in inglese. E che cosa fanno? Gli squartano la gola, le tagliano le gambe, il suo corpo viene fatto a pezzi, insomma una devastazione totale. E tutto per scacciare questi spiriti maligni. A dire il vero non lo so se la religione shintoista la pensi allo stesso modo o se siano semplicemente fuori di testa. Ogni 50 anni devono ripetere lo stesso rito, ma c'è un problema. L'ultima volta che fecero questo rito, uno della famiglia si innamorò della vittima. Il fatto di innamorarsi con la vittima stessa significa portare la mala sorte nella famiglia stessa. Ed è un po' quello che successe. Infatti, un sacco di cose brutte accaddero alla famiglia. L'unico modo per finire tutta questa maledizione in generale era far fuori tutta la famiglia. Così il capo della famiglia stessa prese la katana e fece fuori tutti i membri. Ancora oggi, ragazzi, non si sa bene dove sia questa casa, però si sa che è uno dei luoghi più infestati di tutta Tokyo. Quindi qualora doveste trovarla, fateci sapere perché vogliamo andarci anche noi. Ci fu un famoso videogioco che riprese la storia per intero e si chiama Fatal Frame. Non so se ci avete mai giocato, ma sicuramente ripercorre la storia della casa degli Himuro in tutti i suoi dettagli. Si dice inoltre che tutte le persone che vadano a visitare quella casa abbiano avuto delle allucinazioni, siano stati male con nausea e giramenti di testa, abbiano sentito strane voci, come se la presenza degli spiriti di questa famiglia non siano ancora passati a miglior vita. Non so se vi consiglio di andarci, però sembra molto interessante, non trovate? Siamo arrivati all'8ª leggenda, dal titolo Oiwa. Oiwa è una ragazza bellissima che è sposata con un ragazzo altrettanto bello, ma povero. Un giorno rimane incinta, ma sapete, mentre le donne sono incinta sono un po' nervose, scorbutiche, insomma hanno gli ormoni che vanno su e giù, no? Il problema è che il marito non la sopporta più e nello stesso periodo decide di frequentare un'altra donna dal nome Oume. Iemon, che è il nome del marito di Oiwa, promette a Oume che l'avrebbe fatta finita con la moglie e che si sarebbe sposato con lei. E l'unico modo per sbarazzarsi di Oiwa, che sicuramente non sarebbe stata d'accordo, visto anche il bambino che portava in grembo, era quello di avvelenarla. Ci provò, ma non andò a buon fine perché Oiwa non morì. Allora lui, pentito di quello che aveva fatto, decide di aiutare Oiwa a riprendersi. Ma nel frattempo lui continua ad amare Oume. Quindi, come fare? Decide allora, alla fine di tutta questa storia, di buttarla giù da un dirupo e dimenticarsi totalmente di lei. E così fece. Lo spirito di Oiwa non se n'era andato, era rimasto ancora lì.
insieme a lui. Una sera tornò a casa e prima di spegnere la luce, sapete in quell'angolino che vedete sempre della stanza semibuio eccetera eccetera? Bene, proprio lì vide lo spirito di Oiwa. Lui terrorizzato non credeva a quello che vedeva e quindi accese la luce, ma non c'era nulla. Quindi lasciò perdere, andò a dormire e non ci pensò più di tanto. Iemon decide di sposare Ome. Siamo alla cerimonia del loro matrimonio. Tutto è pronto, tutto è perfetto. La sposa arriva all'altare, ma quando arriva il momento di tirarle sul velo, Iemon che cosa vede? Vede la faccia di Oiwa, che continua ad urlargli «Traditore! Traditore!» Voi potete capire che lui, preso dal panico, non sapeva che cosa fare, prende la sua katana e le taglia la testa, convinto che fosse Oiwa. Ma quando guarda bene, vede che era la faccia della sua futura moglie, Ome. Quindi aveva ucciso anche lei. Assurdo. Così lui scappa via, fuori dalla chiesa, e decide di darsela a gambe, ma il padre di Ome decide di rincorrerlo, perché voleva vendicare la morte della figlia. Arriva a casa Iemon, decide di capirci di più su questa faccenda, quando il padre di Ome arriva dietro di lui, ma non appena Iemon si gira, che cosa vede? Vede ancora la faccia di Oiwa che lo tormenta, e allora anche in questo caso prende ancora la katana e cerca di tagliare la testa a lei. No, anche in questo caso il vero volto era quello del padre di Ome. Decide di tornare esattamente nello stesso posto dove lui aveva buttato giù dal burrone Oiwa. La leggenda dice che la gente vide una donna col vestito bianco buttare giù dal dirupo proprio Iemon. Che sia stata Ome oppure Oiwa, a voi la scelta. Bene ragazzi, passiamo alla prossima leggenda. La leggenda si chiama Achishaksama. Non so se ne avete sentito parlare, ma questo spirito è prima di tutto una donna. Seconda cosa, è alta 4 metri, vorrei dire. Avete capito? 4 metri. Forse hanno scelto il numero 4 proprio perché in Giappone il numero 4 non porta bene. Coincidenze, eh? Lo spirito di questa donna ama rapire i bambini e prima di farlo emette un suono. Po, po, po. Ma il protagonista di questa storia non è Achishaksama, bensì un bambino di 8 anni. Solitamente, quando ci sono le vacanze estive, va dai nonni, nella campagna poco fuori una cittadina, ovviamente del Giappone. Un giorno d'estate molto caldo, ma nonostante questo di bel tempo, decide di fare una passeggiata e ad un certo punto si sdraia sull'erba. Sente un strano suono. Po, po, po. Allora lui si gira di scatto per vedere di chi si tratta, se c'era qualcuno insieme a lui. Insomma, si gira e non vede assolutamente niente, il che è molto strano, ma poi risente questo suono proprio dietro a una siepe. Decide di avvicinarsi piano piano e quando muove poco poco la siepe, vede una donna altissima che si sta avvicinando e lui, terrorizzato, cerca di indietreggiare. Corre sempre più forte quando alla fine si rigira e non c'è più nessuno. Allora che cosa fa? Torna a casa dai nonni, riferisce tutto immediatamente e i nonni terrorizzati pensano: oh mio Dio, questa è Achishaksama. Non è possibile, perché questa donna 15 anni fa era stata rinchiusa ed era stata messa al centro di 4 jiso che puntavano sui 4 punti cardinali. Quindi è impossibile che sia scappata. Allora i nonni decidono di parlare con un sacco di persone di questo villaggio e soprattutto una persona in particolare, una donna, decide di dire la sua idea su questa faccenda. Dice ai nonni: dovete tenere il bambino all'interno della sua stanza da letto fino alle 7 della mattina del giorno successivo. Se riuscirete a seguire questo procedimento, il bambino sarà salvo. Allora rinchiudono il bambino. Passa tutta la nottata, quando alle 7:50 del mattino lui esce dalla stanza ed è vivo e vegeto, è salvo, forse. I nonni decidono che non possono più prendersi cura di questo bambino e che l'unica soluzione è che lui non faccia più ritorno in Giappone. Quindi decidono di chiamare i genitori e non appena sentono la storia capiscono la gravità della situazione. Vengono a riprendere il bambino e di corsa all'interno di un van decidono di portarlo all'aeroporto per poter lasciare il paese. Nel mentre si dirigono verso l'aeroporto, il bambino continua a sentire voci, il ragazzo espatria, quindi esce dal Giappone. Passano tanti anni e comunque
Lui ha sempre avuto un bellissimo rapporto con i suoi nonni, tanto che ogni volta che poteva li chiamava per sentire come stavano. Successivamente il nonno muore purtroppo, resta la nonna. La nonna però ad un certo punto contrae un tumore, quindi anche lei è malata e non ha molto da vivere. Chiama il ragazzo e gli dice: ma dai, penso che dopo tutti questi anni tutta quella maledizione sia finita e che tu possa tornare a trovarmi prima che io muoia. E questo ragazzo dice: ah sì nonna, sto per arrivare, dai, anch'io penso che non ci sia niente di male. La risposta della nonna però lascia tutti di stucco, perché prima che lui riattacchi il telefono sente proprio quel suono tramite la cornetta. Po, po, po. Io penso che lui non sia tornato in Giappone, voi cosa ne pensate? Ok ragazzi, siamo alla 10ª leggenda. Diciamo che questa non è solo una leggenda perché è diventata famosissima grazie ad alcuni film. Stiamo parlando di Sadako, la bambina che nella versione americana del film The Ring viene chiamata Samara. Tutti pensano che questa sia una leggenda e basta, però alcune persone credono che sia una storia vera e allora adesso vi do alcuni dettagli che potranno farvi decidere se è una leggenda o meno. Ma partiamo subito. La leggenda dice che Sadako non è un fantasma, non è niente di tutto questo, semplicemente era una bambina che nacque nei primi del Novecento o comunque nella fine del 1800. Questa bambina aveva un dono particolare, riusciva ad imprimere le parole sui negativi delle foto, aveva dei poteri extrasensoriali molto particolari. Così anche la madre. Sadako viveva sempre da sola, con la madre ovviamente, ma non amava farsi degli amici, quindi era sempre molto estraniata da tutto il contesto sociale. La madre contattò un dottore di nome Fukurai, e questo dottore fece degli esperimenti sulla madre perché voleva capirci di più sui loro poteri. La madre fece una serie di esperimenti a riguardo, tant'è che Fukurai decise di pubblicare un libro, fece delle conferenze. Purtroppo la madre venne tacciata da bugiarda perché nessuno poteva credere alla sua storia. Il dottor Fukurai rimase scioccato, però nello stesso tempo chiese a Sadako: per favore, potrei scrivere un libro anche sulle tue esperienze personali, sui tuoi poteri extrasensoriali? Sadako rifiutò categoricamente, non voleva assolutamente ricevere lo stesso trattamento della madre. La storia in teoria si interromperebbe qui, però la leggenda prosegue perché si dice che Fukurai, arrabbiatissimo per la reazione di Sadako, decise di buttarla all'interno di un pozzo. Ovviamente Sadako provò a scalare questo pozzo per tornare in superficie, e però lo fece con le unghie e quindi le unghie si toglievano di tanto in tanto. Si dice che questa ragazza tentò in tutti i modi di uscire dal pozzo, ma non ci riuscì e dopo 7 giorni morì. Quindi forse è anche per questo che nel film si parla di 7 giorni, o comunque si vede nei filmati di questo terrificante video che viene mostrato che ci sono delle unghie che si spezzano. Forse sono dei riconducimenti a questa storia, ma comunque ovviamente la telefonata con 7 giorni non esiste. Questa è una delle versioni della leggenda, ma ce n'è anche un'altra. Nel periodo che va dal 1333 al 1346 viveva presso il castello Himeji una bellissima donna chiamata Okiku. Questo nome ve l'ho già detto nel primo video di questo speciale Halloween, ma quella è un'altra storia, quindi non vi preoccupate, non c'entra niente. Okiku era la serva del samurai Tessan Aoyama. Insieme avevano cominciato a conoscersi e di punto in bianco si innamorarono. Il punto è che il samurai decise di dirle che sarebbe stato pronto a lasciare la moglie per mettersi con lei, ma lei non fu d'accordo. Essendo serva doveva tenere d'occhio alcune stanze e in particolare doveva tenere d'occhio 10 piatti d'oro. Allora il samurai, essendo rifiutato, decise di minacciarla e di dirle: guarda che se tu non fai quello che io ti dico, io dirò che tu hai rubato uno dei 10 piatti d'oro e quindi ti faranno fuori. Lei, terrorizzata, non sapeva che cosa fare perché o decideva di cadere alle lusinghe del samurai oppure l'unica cosa che c'era da fare in quel periodo era ammazzarsi, altrimenti l'avrebbero ammazzata, quindi non c'era altra soluzione. Allora la storia si divide in 2 filoni. Il primo si dice che fu lei a buttarsi nel pozzo proprio perché non ne poteva più di essere minacciata.
La seconda versione della storia è che fu lui stesso a buttarla nel pozzo proprio perché lei si rifiutò ulteriormente di ascoltare le parole del samurai. La leggenda dice che ogni volta che andate al castello Himeji, soprattutto di sera, sentite la voce di una donna urlare, proprio perché lo spirito di Okiku è ancora lì che conta tutti i 10 piatti d'oro, però purtroppo ne vede solo 9 e quindi urla dalla disperazione perché capisce che il samurai le ha fregato il 10° piatto d'oro. O comunque si sa che si sentono delle urla strane, delle voci strane, insomma, tutto a sfondo paranormale. Quindi voi in cosa credete? Credete nella versione di The Ring, quindi di questo pozzo dove c'è questa ragazza che tenta di emergere, o credete comunque alla versione del castello di Himeji? Fatemi sapere. La prossima leggenda che voglio raccontarvi si chiama Kiyotaki Tunnel. Non so se lo sapete, però voi amate tantissimo la zona di Kyoto, Arashiyama, insomma, quella zona in particolare. Ebbene, prima di arrivare ad Arashiyama c'è un tunnel che è stato costruito tantissimi anni fa e che si chiama Kiyotaki. Ancora oggi questo tunnel è considerato uno dei tunnel più infestati di sempre, non solo del Giappone ma anche del mondo. Ma ora vi spiego il perché. Prima di tutto vi dico che questo tunnel è lungo 444 metri, il che è tutto dire perché se vi ricordate nella leggenda precedente vi ho detto che il numero 4 in Giappone non è un bel numero. Si dice che a lavorare in questo tunnel ci furono un sacco di operai, proprio perché a quei tempi non era facile costruirlo e quindi ci volevano tante braccia per poter ultimare questo lavoro. Solo che le condizioni in cui vivevano questi operai erano veramente disagiate. Non vivevano bene, non respiravano bene, non mangiavano bene, non bevevano bene e quindi molti di loro morirono proprio durante la costruzione. Si dice che gli spiriti vaghino ancora all'interno del tunnel, ma la cosa molto strana di questo tunnel è che di notte può cambiare la sua lunghezza. Molte persone dicono che una volta che entrano in questo tunnel, specialmente di notte, non capiscono come mai, ma non finisce. Altre persone sostengono che all'interno del tunnel ci sia uno specchio e tutte le volte che si guarda all'interno di questo specchio, qualora vedeste una presenza dietro di voi, quindi una presenza spirituale, non sarebbe un buon segno. Altre persone sostengono che una volta entrate nel tunnel si sentono inseguite da qualcuno, nonostante dietro non ci sia nessuno. Ma la cosa più strana, ragazzi, è il semaforo che precede questo tunnel. I giapponesi credono che se voi entrate nel tunnel mentre il semaforo è verde, significa che gli spiriti vogliono farvi entrare nella loro dimensione. E anche questo non è un buon segno. Allora che cosa fanno? Aspettano che questo semaforo diventi rosso e poi aspettano che scatti il verde per poter entrare nel tunnel, di modo che non possano entrare nella loro dimensione. Io non lo percorrerei neanche di mattina, figuriamoci di notte. L'ultima leggenda che voglio raccontarvi non è tanto una leggenda, è semplicemente un gioco a cui si può giocare in gruppo o da soli. Non appena vi dirò il nome di questo gioco, forse lo ricorderete tutti, perché in questo periodo lo trovate tantissimo anche su YouTube. Il gioco si chiama Hitori Kakurenbo, ovvero, nella traduzione inglese, One Man Hide and Seek. Prima di tutto, per compiere questo gioco dovete aspettare le 3 della notte. Dovete avere una bambola con voi, una bambola o comunque un peluche, qualsiasi cosa va bene. Per iniziare il gioco dovete semplicemente tagliare la bambola, proprio qui, all'altezza dell'addome. Togliere tutto l'interno che trovate. Successivamente, al posto di quello che c'era all'interno, dovrete mettere del riso, più un qualcosa che vi appartiene. Può essere un capello, può essere qualsiasi cosa, l'importante è che riconduca a voi. Con del filo rosso dovete ricucire la bambola o il peluche e nello stesso tempo dovete andare in bagno, aprire l'acqua della vasca da bagno, riempirla e aspettare un po'. Una volta che saranno le 3 della notte spaccate, dovete spegnere le luci, immergere la bambola nella vasca da bagno e andare a nascondervi, perché l'importante è che la bambola non vi trovi. Una volta nascosti dovete contare da 1 a 10. Finiti i 10 secondi dovete tornare dalla bambola. Prima di tutto dovete vedere se c'è e spero per voi che ci sia, ma comunque qualora non ci fosse è un po' un problema. Nel frattempo diciamo questo, se l'avete ritrovata diciamo che il gioco non ha funzionato e quindi forse
meglio per voi, ma comunque per finire il gioco dovete fare la stessa cosa che vi dirò dopo. Qualora non l'aveste trovata, dovete andare a cercarla, ma prima di fare questo dovete mettervi nella bocca un po' di acqua e sale e mantenerlo all'interno della vostra bocca, non dovete deglutire. Sia che la troviate, sia che non la ritroviate, nel momento stesso in cui anche in questo caso la troviate, dovete sputare sulla bambola il sale e l'acqua che tenete all'interno della vostra bocca e nello stesso tempo dovete anche con un'arma, che può essere un coltello ma qualsiasi cosa di molto appuntito, dovete pugnalare la bambola e per 3 volte dire ti ho trovato, ho vinto io. Nel momento stesso in cui dite queste parole, sicuramente avete vinto e il gioco finisce qui. Ci sono stati dei casi su YouTube in cui le cose non sono finite proprio in questo modo, nel senso che molte persone hanno avuto dei problemi anche dopo, quindi è anche per questo che è meglio non giocare a questo gioco. Per chi non lo sapesse, questo gioco è stato inventato proprio in Giappone, quindi One Man Hide and Seek non è un'invenzione americana, bensì giapponese. Bene ragazzi, queste erano le ultime 12 storie o leggende metropolitane famosissime in Giappone. Abbiamo voluto ricreare questa atmosfera un po' horror questa settimana perché domani appunto è Halloween, ma vi aspettiamo con la puntata speciale di Kanji of the Week, quindi restate con noi e l'ultima cosa da dirvi è iscrivetevi al nostro canale, seguiteci sui nostri social media. Ciao ragazzi e non dimenticatevi, buon Halloween!